In questo video vedrete un dietro le quinte del GP di Misano, cose che in televisione non vi mostrano, come me in griglia di partenza della Moto2, un giro nel paddock della MotoGP per capire cosa succede, pure di sera dove cala la notte. Io che mi imbuco davanti ai piloti insieme ai giornalisti per sentire cosa dicono. Un'esperienza completa a 360 gradi, dentro e fuori la pista, dove non è praticamente mancato nulla, incontri con ogni tipo di persona possibile e molto altro solo in questo video. Possiamo partire. E secondo voi come si poteva partire se non con il traffico? Arrivati adesso in hotel 14:37, saremmo dovuti arrivare, non so, un'ora e mezza prima, ma c'era un casino incredibile in autostrada, incidenti a Bologna, traffico qua e là, come sempre io sfigato in autostrada. Ma comunque adesso ricarichiamo un attimo le pile, siamo qua in hotel, ma adesso è il momento di andare a prendere i pass per entrare dentro il circuito. Farò un po' di riprese con la mia fotocamera che uso per i dopogara classici che vedete, un po' con l'iPhone, cercherò di gestire bene l'audio, quindi ancora io non sono un grandissimo esperto di vlog, sono un po' dal video scritto fermo dove posizioniamo la telecamera e parliamo, però anche qua i vlog sono una bella sfida da fare. Cercherò di raccontarvi il più possibile l'esperienza dentro il paddock che andremo a fare in questi 3 giorni e quindi vediamo cosa salta fuori. Canottiera perché veramente c'è un caldo pazzesco, che poi ovviamente saranno 30 gradi vestito tutto di nero, ma lasciamo stare questo. Adesso andiamo al centro accredito a prendere i pass e poi andiamo dentro il paddock. Da notare sulla terrazza di quell'hotel lì, direi che siamo a posto. Bene, pass recuperato, adesso possiamo andare in pista che c'è un po' di roba da fare. Siamo appena entrati, adesso voglio vedere un po' com'è, magari sono un po' di cose sono cambiate qua dentro il paddock e quindi facciamo un bel giro del paddock per vedere un po' com'è composto, quindi porto dentro il paddock per vedere un po' cosa c'è. Allora adesso mi fingo un giornalista, ma è qua adesso appena secondo me la gente vede un microfono si stacca subito perché magari ha paura, la gente vede un microfono, però andiamo a vedere se intercettiamo qualcuno e freghiamo qualcosa. Quello là Alonso Lopez, pilota della Moto2. Questo qua è l'Hospitality Mark VDS, team della Moto2. Qua siamo principalmente nella zona fra la Moto3 e la Moto2. La MotoGP si trova più dall'altra parte, verso più la pista, diciamo, verso la facciata dei box. Qua invece abbiamo l'Hospitality dell'MT Helmets, team sempre della Moto3 e della Moto2. Qua invece siamo di fronte all'Hospitality del team SIC 58. Di solito il venerdì è anche una giornata un po' più tranquilla del solito, quindi c'è un po' meno gente e il vero caos, già vi anticipo, sarà quello di sabato quando c'è la sprint, è il giorno più infernale del paddock. Però comunque, dato che siamo qua di venerdì, è finito un po' tutta la giornata, c'è un po' più di tranquillità, quindi andiamo a vedere un po' cosa succede qua dentro il paddock. Qui invece entriamo nella zona calda, la zona della MotoGP dove ci sono tutti i box e poi tutti i camion ovviamente dei team dove si può accedere al box e poi successivamente alla pista. Andiamo a vedere un po', andiamo a vedere cosa succede. C'è Jack Miller che si è fatto la barba. Ancora Chantra, ma c'è Chantra che sta girando dovunque. E colgo l'occasione per ringraziarvi come sempre del vostro supporto. E manca poco ai 10.000 iscritti, dai, forza! Giornata abbastanza tranquilla ragazzi, il venerdì di solito è un po' meno movimentato del solito e come vi dicevo sarà domani il fulcro dove ci sarà pieno così, perché di solito il sabato ragazzi è la giornata più infernale, ma soprattutto
per noi tifosi, ma anche per i piloti che ci devono fare le prove libere, la qualifica e la sprint, se parliamo di quelli della MotoGP. Ma il ritmo del sabato, dopo che hanno introdotto la sprint, è veramente diventato infernale, c'è troppa roba da seguire, è veramente tutto molto movimentato, fa sempre caldo in questi primi giorni di settembre, è veramente una cosa incredibile. Infatti sono in canottiera non per fare il maranza, ma perché io soffro il caldo e quindi va bene, ci avrò avuto la giacca di pelle, però una giacca di pelle anche abbastanza leggera. Ma comunque qui alle mie spalle, come state vedendo anche magari da qualche clip che avete visto, sono qui ospite del team Gresini, dove qui a Misano c'è sempre veramente un'atmosfera incredibile. Adesso con l'opportunità anche di raccontarvelo su YouTube possiamo entrare nel dettaglio di quello che offre il team Gresini come esperienza, perché qui c'è veramente di tutto. Intanto sta arrivando Nadia, la vedo qua dallo specchio, come si può vedere, Nadia Gresini, quindi c'è tutto il team Gresini in questo ambiente qui, come stiamo vedendo qua dietro con la piscina, l'hospitality box e tutto quello che volete. E qui alle mie spalle, come ogni anno, come ogni venerdì alle ore 18 o 19 di solito, prende vita l'aperitivo che fa sempre il team Gresini. Atmosfera veramente accogliente, fantastica, c'è la piscina, volendo si può fare anche il bagno, mi sono portato dietro il costume, però volendo si può fare anche il bagno, quindi c'è il maxi schermo lì, c'è veramente un'esperienza unica da vivere qua dentro. E direi che possiamo andare a mangiare qualcosa. Adesso facciamo un salto in pit lane, dato che c'è anche un bel panorama col tramonto, non la curva, intendo proprio con il sole. Danno la prima rollata e poi la moto si accende. Allora, quello che avete visto era Guido Meda che stava facendo probabilmente un servizio, non so se era in diretta o meno, ma comunque stava parlando di qualche aspetto tecnico dell'Aprilia. Mentre qua invece c'è una bella sfilata di KTM stradali, sicuramente chi se ne intende di più avrà capito meglio, però comunque è molto figa anche questa cosa qua. Ma che cosa succede di notte nel paddock della MotoGP? Andiamo a scoprire qualche segreto. Lì c'è Maverick Viñales. Lì c'è Max Biaggi. Anche se ci siamo appena stati, rifacciamo una vasca, magari succede qualcosa. Allora, qua siamo direttamente sulla pit lane, vuota, però atmosfera silenziosa prima del rombo dei motori, vedete la quiete prima della tempesta, veramente una roba, come si può dire, tutto tranquillo, vedete, si sente solo il rumorino qua di sopra e per il resto qua è tutto tranquillo. Qua sono tutte le tabelle dei piloti che verranno mostrate sul traguardo, la televisione della MotoGP che tra l'altro va ancora, quindi i garage che si stanno chiudendo. Prima tra l'altro abbiamo visto, ci eravamo ripassati, c'era Guido Meda che stava facendo un servizio come vi ho detto, quindi un po' di azione c'è stata, si scaldavano le moto della KTM, quindi addirittura anche queste cose qua sono parecchio interessanti che non si vedono. E qua si stanno scaldando delle moto, ma qua sotto invece siamo sotto il box della Pramac. Vediamo se c'è qualcosa, ci sono le moto della prima Pramac, Yamaha, nuovo motore V4 della Yamaha presentato in queste ultime ore, come sapete, che ha girato in pista. Questo video uscirà sicuramente dopo, ma comunque abbiamo già visto il V4 della Yamaha in pista. Allora qua invece c'è il box Aprilia aperto, quindi andiamo a vedere cosa sta succedendo. Ah, c'è Bez. Ho tolto un attimo il microfono per comunque farvi vedere la pista. Ma vaffanculo, come chi sono quelli della KTM? Grazie. Allora, no, niente, solo questa clip breve, ma non sentito probabilmente, ma solamente per farvi vedere questa qui, la Vieira, la vera quiete prima della tempesta. Qui per farvi vedere la griglia di partenza, ho cercato di mettere magari qualche luce in più, qualche flash, riflettore lì, ma comunque questa la casella, c'è scritto il numero 1, colui che partirà dalla pole position questo weekend. Ovviamente venerdì noi non lo sappiamo, ma ovviamente voi che state vedendo questo video sapete già chi ha vinto. Ma qua comunque l'emozione indescrivibile, la quiete prima della tempesta, non so quante volte comunque l'abbia detto, ma secondo me è la prima volta che vengo proprio qua a toccare il tracciato
di Misano, la pit lane e la pista. Si può percorrere comunque la pista, la pit lane, perché comunque è accessibile a tutti. C'erano anche dei ragazzi prima che stavano andando a correre. E dunque questa giornata, a meno che non succeda qualcos'altro, può finire in questo modo. Questo venerdì finisce in questo modo e ci vediamo domani direttamente a sabato per una giornata veramente intensissima. Moto3, Moto2, qualifiche della MotoGP, gara sprint, magari riusciamo a fare anche qualcos'altro, anche altri contenuti abbastanza esclusivi e poi direttamente a domenica. No, fermi, il venerdì non è ancora finito. Mentre stavamo uscendo c'erano due moto là in fondo verso l'ingresso della pit lane. Da lontano non si capiva bene, quindi non ci abbiamo neanche badato tanto, però dopo un po' di giorni, anche quando è finito il weekend a inizio della settimana dopo, è uscito il video della Ducati, quello classico dove fanno vedere il weekend di gara. Bene. Mentre guardavo il video e sono arrivati a questo punto ho avuto un mezzo flash come per dire ma aspetta un attimo, non ditemi che non ci credo, erano Marquez e Bagnaia. Ringrazio il mio bro Mattia, cameraman improvvisato del weekend che li ha ripresi mentre passavano, però cazzo, erano Pecco e Marquez, minchia, io la curiosità ce l'ho e ci sarei andato anche a vedere cosa stesse succedendo là in fondo e invece io dove cazzo ero? Ero qui a vedere cosa ci fosse qua dietro ma non c'era un bel niente, solo degli scatoloni con dentro delle gomme. Poi non so. Ah, vabbè, dai, andiamo alla giornata di sabato. Se vi interessa io vi consiglio anche di andare in bicicletta al circuito, anche se prendete un hotel a Riccione, tipo dove eravamo noi, in 20 minuti arrivate in tranquillità e vi evitate la coda nei pressi del circuito. La lasciate da un palo e poi entrate, è molto comodo. Dai, non fatevi sfaticati. Qua abbiamo lo scooter che magari lo sta usando un suo assistente o no, ma comunque scooter di Ian Mir che ha avuto problemi alla cervicale, ho letto dopo probabilmente la caduta di ieri, quindi unfit, no, come vedete qua è proprio suo, lo utilizza lui. Allora, entriamo più nel dettaglio di come si vive l'atmosfera all'interno di un team durante un weekend di gara. Come vi dicevo, ero ospite del Team Gresini e all'interno di questa esperienza abbiamo visto l'aperitivo in piscina del venerdì. E ora entriamo nella parte più racing. Iniziamo dall'hospitality. Qui ovviamente ci si può entrare con il pass che ti forniscono loro. È incredibile pensare, per chi ancora non lo sapesse, che questo sia a tutti gli effetti un camion che viene trasformato in un ristorante. Poi magari un giorno approfondiamo questo discorso e quindi tu entri e quando non è l'ora di punta, tipo il pranzo, puoi sederti dove vuoi perché ogni tavolo è riservato ad uno sponsor. Lo si può vedere quando c'è la targhetta sul tavolo. Praticamente tutti gli hospitality dei team della MotoGP hanno due piani ed è veramente fantastico. C'è un piccolo bancone appena entri che fa da piano bar e poi ovviamente ci sono le TV per seguire l'azione in pista. E a proposito di azioni in pista, andiamo a seguire più da vicino perché c'è il Q1 della MotoGP ed è ora di entrare nel box del Team Gresini. Andiamo a vedere. Allora, questo qui è il Q1, del Team Gresini c'è ancora il De Guerre nel Q1, quindi vediamo se riuscirà a passare il Q2. Allora passiamo il Q1, quarta rabbia De Guerre e aspettiamo il
Questo era quello che si respirava dentro il box. Ho lasciato l'audio così puro per cercare di farvi immergere il più possibile. Bene, ora andiamo a vedere il Q2 e poi dai che si inizia ad aver fame. Allora siamo venuti qua in piscina a vedere il Q2 dopo il Q1 all'interno del box, che è una di quelle esperienze più immersive dove ti senti proprio dentro la situazione, ti senti proprio dentro il contesto e vedi anche magari certe espressioni, facce o comunque cose che in televisione non fanno vedere. Però l'unica cosa è che intanto qua passa l'elicottero qua sopra. La cosa è che è veramente difficile, almeno dal mio punto di vista, seguire il weekend di gara, almeno per me che devo fare delle riprese, cercare di fare delle cose, quindi è un po' difficile seguire il weekend di gara, non è come a casa che te ti metti lì sul divano, guardi quei 40 minuti di Moto3, Moto2, MotoGP e a posto. Qua invece dentro il paddock c'hai un botto di cose da fare, devi girare, fare cose, quindi è veramente difficile cercare di seguire l'azione in pista, al massimo guardi i risultati dopo. Però comunque il sabato almeno bisogna seguirlo, il Q1, il Q2, adesso stanno facendo l'ultimo tentativo. Una KTM un po' così questo weekend e finora, vabbè, tanto come vi ho già detto, quando uscirà il video noi sapremo già tutto, ma comunque una KTM un po' in difficoltà, una Aprilia che c'è con Bezzecchi, anche Martine comunque è abbastanza veloce ma potrebbe fare meglio, e poi anche la Ducati, solito, anche bene gli italiani con qua a Misano un po' si sa, però comunque questa esperienza qua ti dà proprio il gusto perché puoi fare veramente tante cose, non è da tutti seguire in una piscina la Q2 della MotoGP o la sprint, comunque c'è tutto il maxi schermo, quindi è veramente il top. Puoi andare dentro al box, vabbè, tutte cose allucinanti. Oh ragazzi, ma questo Marco Bezzecchi sempre più clamoroso, grande Bez, forza, fantastico. Cazzo guardi! Bene, mangiato e sono finite le qualifiche di Moto3 e Moto2 e adesso prima facciamo un piccolo riposino appena fuori dalla piscina, che c'è quest'area con questi puffi che se ci provi a dormire ti risvegli domattina, e poi ci dirigiamo nel posto dove seguiremo la sprint e la gara della MotoGP. Prima però facciamo una cosa. Allora, dato che abbiamo visto un po' questa esperienza che stiamo vivendo qui a Misano, andiamo un po' nel dettaglio, nel capire come si organizza e come funziona un po' tutto il dietro, il contorno che c'è. Siamo qui con Alex che ce lo spiega lui. Niente, Misano è la nostra gara di casa, quindi ovviamente per noi intanto è sentitissima. Siamo a 4 passi da Faenza, città del team, da Imola, città di Fausto, di Nadia, della famiglia, quindi è la gara di casa per eccellenza. Siamo un team italiano, quindi tanti ospiti, tanti sponsor sono italiani, abbiamo tanti amici che ci vengono a trovare, per noi questo è veramente un momento molto importante. Abbiamo una mole di persone veramente ampia, sui 250-300 al giorno dentro al paddock. Più grazie alla sezione eventi che è nata da qualche anno, grazie all'idea di Fausto inizialmente, paradossalmente nel periodo Covid, che ha creato la Gresini Events, e grazie al mio collega Max che la sta facendo crescere veramente anno per anno in maniera importante, abbiamo ampliato quella che è la gamma di servizi della Gresini, diciamo, sotto un altro nome, Gresini Events, ma sostanzialmente sotto lo stesso tetto, per dare intanto agli sponsor un servizio completo, perché l'idea è quella di seguirli a 360 gradi, cioè non ti do solo il pass paddock, tu paghi, ti do visibilità e basta, ma ti invito alle gare, ti faccio vivere un'esperienza. Quindi Come si sente la gara di casa? la gara di casa è la gara di casa, nel senso, noi diciamo che come gare di casa anche in Spagna siamo molto forti avendo piloti spagnoli, però essendo italiani a livello di ospiti, la mole di gente che abbiamo a Misano non l'abbiamo altrove. Occhio, occhio, occhio. Occhio. Infatti è proprio un'esperienza a 360 gradi. Ti faccio queste due domande: come si organizza il tutto? Anno per anno, nel senso già da lunedì si inizia a pensare all'anno dopo, perché ci sono tante cose a cui pensare. Parli con le aziende, quindi sicuramente devi capire l'azienda cosa vuole. Hai dei sopralluoghi e poi c'è il circuito che ha la proprietà degli spasti, quindi ci sono intanto le aree da definire, a dargli un prezzo, riconfermarlo o meno entro un certo tempo, quindi a volte anche rischiare di prenderla e non venderla, o magari arrivare lunghi per qualche azienda che poi si
sveglia, tra virgolette, tardi, perché comunque ogni azienda ha i suoi tempi. Ogni azienda ha le sue peculiarità, noi ormai le aziende con cui lavoriamo fortunatamente le ringraziamo, sono con noi da tanto, con qualcuna sta facendo collaborazioni adesso nuove, però mediamente teniamo aziende per diversi anni, quindi ormai per contanti è una routine. Sicuramente c'è il discorso anche che si aggiunge a quello che è le necessità dell'azienda e ai vincoli del circuito, anche il discorso Dorna, quindi diritti d'immagine, perché comunque sei in un ambiente MotoGP, per quanto lato eventi spesso fuori dal paddock, però anche lì sei comunque lungo l'ultima curva, in quel caso qui in piscina sei in un ambiente MotoGP, ci sono vincoli da rispettare, ci sono delle norme che stanno diventando anche abbastanza stringenti sotto certi versi. Quindi sono tante cose a cui pensare, a cui magari in eventi normali, tra virgolette, o fuori da questo mondo non devi pensare. Come sei entrato nel mondo di Gresini e com'è il tuo rapporto adesso con Nadia? Com'è la situazione? Come la vivi? Purtroppo tutti sappiamo quello che è successo nel periodo Covid. Nadia ha preso la scelta più folle che potesse prendere, super ripagata, e chapeau per quello che ha fatto, perché senza ombra di dubbio è una storia unica nel suo settore, per certi versi positiva e ahimè negativa. E un giorno mi chiama, io sai quelle cose che sono nella tua vita ma non pensi mai di finirsi a lavorare perché non so perché. Sì. Però mi chiama, mi fa: guarda, stiamo cercando un ragazzo da tirare su lato marketing, quindi inizialmente con un'impronta sponsor, seguire sponsor, cercare sponsor. E ti interessa diciamo seguire un po' le orme di Carlo Merlini, che è il nostro direttore commerciale, storico braccio destro di Fausto? Guarda, la risposta è un ci devo pensare, ma nella mia testa era un Dio vengo adesso. Cioè, wow. Già, quando avete sentito parlare di Ultima Curva, questa è un'altra di quelle chicche dell'esperienza con il team Gresini e Gresini Events, che ti fanno sentire proprio l'esclusività con queste piccole terrazze che proiettano sull'ultima curva, la Misano 2 e l'ingresso della pit lane, dove ovviamente ti puoi anche rifornire di cibo e di bere. E adesso è il momento della sprint. Reaction post sprint? È andata bene. Maglia è andata giusta, bene. diciamo. Sì. Portato fortuna. Sì, sì. Reazione a caldo post sprint, che bello che vince l'Aprilia con Bezzecchi, per me è bellissimo, ma niente contro gli altri, ovviamente, ci mancherebbe altro. Però qui ha un significato particolare, l'Aprilia insomma è una casa italiana, Bez è nato qua vicino, è bellissimo, per me è bellissimo. Bello. Forza Bez. Forza Bez. Grande Bez. Grande. Pronostico per domani? Spero anche domani un podio. Devo dire che secondo me se Marquez non cadeva, mi sa che anche questa sprint era sua. Confermo. Reaction post sprint? E come? Reaction post sprint? Beh, dai, Siamo live. Ah, siete live? No, non siamo live, è differito. Una bella vittoria di Bezzecchi, dai, è stata E bella. Pronostico per domani? Pronostico per domani, dai, Bezzecchi è andato forte oggi perché non deve andare forte anche Marquez, domani. il passo però magari ce l'ha. Marquez ce l'ha, dai, oggi ha fatto un errore, ma arrivava da 8 vittorie consecutive nella sprint, che gli vuoi dire? Insomma, sì. Un errore ogni tanto ci sta. Però dai, Bene. già che ci sia un Bezzecchi così in forma a Misano, in casa, è bello. È bello. Allora facciamo una clip. Questo ragazzo magari non sapete benissimo chi è, ma chi sei? Sei il fondatore di Troll GP insieme a un altro ragazzo che c'è qua nel paddock. Raccontaci un po' com'è nata. gli somiglio, ma dicono sì. Raccontaci un po' com'è nata questa Com'è tua nata? pagina. No, è nata che vedevo che c'erano delle pagine Facebook che lo facevano sul calcio, quindi ho detto provo a farlo sulla MotoGP. Nulla di Ed è andata bene, diciamo. Sì, dai, sì, tutto a posto. Mo sono 7 anni quasi. 7 anni, avete raggiunto tanti obiettivi, uno in particolare l'ultimo che ho letto, come Sì, quello dell'università. Sì, figo. E com'è? Abbiamo uno stagista che selezioniamo ogni anno dall'Università Cattolica di Milano, di un master che è sulla comunicazione, sullo sport in generale. E insomma ci dà una mano con i contenuti un po' in generale. E prossimi obiettivi futuri?
Diventare professore all'università. Davvero? No, scherzo. Mi sembra, che cazzo dici? Dai, della pagina così, i prossimi obiettivi, c'hai qualcosa in mente? Se si può dire, perché magari il rimaniamo... 100K, perché siamo 100K. 85, quindi dai, Bravo. quasi. Con Vegas, reaction post sprint? Vabbè, sicuramente è stato emozionante. Molti colpi di scena, direi. Gara breve ma intensa. Ma cos'è che ti appassiona della MotoGP? Perché dato che ti vediamo qua, ti piace? Sei stato sempre appassionato oppure vieni No, così? mi piacciono molti motori. Poi sono qua con un grande amico, Tony Arbolino. Ah, grande Tony, sì. Quindi tifiamo per lui. E la cosa delle moto che mi piace è che ci sono 2 ruote e un pilota. Giusto, e chi fa la differenza? Il pilota, dai, ancora un po' la fa, anche se le moto magari sono evolute. Diciamo che tutte e 3 le cose mischiate insieme fanno la differenza. Il tuo pilota preferito di sempre? Se dovessi scegliere? Moto e macchina o solo moto? Solo moto. Poi magari dimmi anche macchina. Beh, ti direi Valentino Rossi, dai. Rossi. Per le macchine? Troppo crazy. Per le macchine Michael Schumacher. Ci sta, tu l'hai vissute, quindi ci sta. Allora Giuseppe, siamo qua a Misano, come la stai vivendo come lo stai vivendo questo weekend? Come a Disneyland. Parco giochi. Sì, è il nostro parco giochi, ha passione per le moto da quando ero grande così e quindi di conseguenza ogni volta si ripropone. E infatti complimenti a Bez. Ovviamente sì, ho fatto i complimenti, mi ha anche regalato il cappello. Ah, grande, ci sta. ci sta. Per noi non è stata una grande giornata, devo essere sincero. Ducati ufficiale. Però oggi siamo qua sabato e quindi domani... Sì, no, c'è anche la gara lunga, quindi C'è anche la gara lunga. L'importante è non perdere né la speranza né il buon umore. Chiaro. E soprattutto la passione. E soprattutto, sì, infatti questa passione da dove nasce questa tua passione per la MotoGP, il motociclismo in generale? La Romagna. Romagna. O sei un ciclista o sei un motociclista. Siccome fare della fatica non è un granché, pedalare non mi viene bene, la moto... Non sei Pantani, diciamo, non sei... No, sono più un ignorante che prende la moto, ecco. Questa corsa ha dell'incredibile. In pratica ero seduto fuori dai tavolini dell'hospitality e questa era la vista più o meno, e mentre ero lì seduto con davanti a me il mio amico passa Valentino Rossi motorino, minchia, il mio idolo, allora voglio farci la foto, quindi parto alla rincorsa nel vero senso della parola. Nel mentre correvo pregavo ogni santo possibile che si fermasse o che qualcuno lo fermasse e non ricordo benissimo, ma comunque si era fermato dai camion della Dainese dove il giorno prima c'era esposta questa tuta realizzata in edizione speciale, quindi si era mezzo fermato e un po' avevo recuperato, poi entra dentro in mezzo ai 2 camion e si ferma in fondo dove c'era anche uno dei suoi storici assistenti, Max Montanari, che era lì, che si vede arrivare uno, sto qua, tutto vestito di bianco, che gli faceva dei gesti tipo ti prego, fermalo, ti prego. E comunque lui si ferma, io riesco ad arrivargli a fianco. Vale. E in quel momento lì, quando ero lì di fianco a lui, dopo tutta la corsa fatta, l'emozione e la tensione nel sperare di beccarlo, ho cercato un attimo, qualche millisecondo, per dire, ok, sono qui, ce la sto facendo, sto per fare la foto con il mio idolo. E ce l'ho fatta ed è stata sicuramente una cosa bellissima. Non era la prima volta che la facevo la foto con lui, perché la prima volta quando avevo realizzato quel sogno era nel 2019 al ranch, però cazzo, quando vedi il tuo idolo principale, numero 1, così cerchi sempre un po' di beccarlo se hai la possibilità. Infatti ero nettamente in trance agonistica perché dopo tremavo, perché è quasi sempre un'impresa che diventa realtà incontrare un proprio idolo e fa questo effetto, e c'è chi può capire se uno tiene tanto ai suoi idoli. Una reazione così mi potrebbe magari ricapitare con Ibrahimovic, Pippo Inzaghi o comunque ai top sportivi di alto livello tipo Messi, Ronaldo, Maldini, cioè dei veri e propri idoli. Però molto emozionante anche a vedere dopo il numero della chiave che avevo della stanza d'hotel. Già dall'inizio dicevo bella coincidenza, poi dopo la foto è ancora più figo. Certo, avessi avuto meno tensioni le avrei sparato un Forza Milan, complimenti per il 5-0 contro PSG, e quindi la prossima volta lo farò, quindi vale occhio. E quel vialetto lì si può considerare magico, perché qualche ora prima, sempre lì in quella zona di fronte circa ai camion della Dainese, ho beccato Stoner, e allora minchia, dicevo, quando mi ricapita di rivederlo, e anche lui un po' gli sono corso dietro, una camminata un po' veloce, abbiamo fatto la foto mentre camminavamo. E la giornata di sabato si può concludere con la cena insieme a Tingresini alla discoteca Peter Pan di Riccione. Chi è del posto, oppure c'è stato in vacanza, sa dov'è e com'è, ma per dire che anche questo, come abbiamo visto, fa parte dell'esperienza con Gresini, dove c'erano violinisti, chi suonava sassofono e poi il DJ set. Peccato perché a un certo punto è venuta a piovere anche un po' forte, a una certa, quindi non ce la siamo goduta pieno, però come dicevamo anche prima, questa è proprio un'esperienza piena a 360 gradi, e non lo dico perché abbiamo avuto l'opportunità
l'opportunità di collaborare, ma perché c'è proprio tutto e anche di più, cose che non ti aspetti. Quindi, bene, ora possiamo andare all'ultimo giorno, quello di domenica. Giorno 3, siamo arrivati a domenica per l'ultimo giorno qui a Misano. Abbiamo appena preso un braccialetto molto interessante che dopo vi farò vedere a modo dove ci porterà. L'abbiamo recuperato proprio in un posto che magari in tanti non conoscono qua dentro. Siamo andati dentro gli uffici della Dorna ufficiali anche per riprendere tutte le cose che ci servivano, anche per riprendere le cose qua dentro. Una cosa che magari non si vede in televisione. Come sempre gran vittoria di Rueda, ma quell'ingresso all'ultima curva su Chiles, per chi se lo ricorda, mi ha ricordato incredibilmente quello fra Iannone e Aleix Espargaro nel 2009, per chi se lo ricorda. Poteva finire in quella maniera ma non è finita così, però a sensazione mi ha proprio ricordato quello lì. Bene, ora è arrivato il momento di svelarvi cos'era quella cosa che abbiamo preso questa mattina dagli uffici della Dorna, ovvero questo braccialetto che ci porta direttamente in griglia della Moto2, e dunque immergiamoci. Allora, siamo qua in griglia della Moto2, aspettiamo che i piloti stanno arrivando. Allora, qua alla mia destra ci sono i giornalisti della TV francese di Canal Plus, qua dietro c'è Sky, che mi sembra, secondo me, Sky Germania, ma non lo so. Poi qui alla mia sinistra c'è Sandro Donato Grosso di Sky. Alle mie spalle qui abbiamo anche il presidente della FIM, Jorge Viegas. Allora, adesso ci fingiamo un po' giornalisti, stanno iniziando ad arrivare i primi piloti. È arrivato il leader del mondiale, Manu Gonzalez, il mio pupillo. Dai Manu Gas, adesso andiamo a portargli un po' di fortuna. Qui invece c'è il pullman, Daniel Gado, come state vedendo, e sta per essere intervistato dai giornalisti di DAZN Spagna. Un'altra pole, potrebbe essere un altro weekend interessante per lui. Siamo appena passati di fianco a Marco Melandri, stava parlando, non l'ho voluto disturbare, però anche lui è qua in griglia. Bari Baltus partirà qui nelle zone più avanzate. Senna Egius, che in questo momento è intervistato dai piloti, dai giornalisti della TNT. Qua invece abbiamo Aaron Canet, una seconda parte di stagione non molto facile per Canet, ma comunque parte comunque avanti. Davanti a lui qua c'è il leader del mondiale Manu Gas, e se ci spostiamo invece qua più a destra c'è colui che comunque l'anno prossimo probabilmente lo vedremo in MotoGP, Diogo Moreira. Lo seguiamo più da vicino, seguiamolo qua. Di fronte a noi Tony Arbolino, team prima Pramac della Moto2. Le ultime posizioni qua nel mentre, nel fondo c'è Joe Roberts, abbiamo qua i piloti del team MTA, KTM Aio, sono tutti qua schierati, pronti per partire. Un'esperienza unica andare in griglia. Il prossimo obiettivo è come sempre alzare l'asticella, non bisogna mai essere contenti, avete già capito. Ora andiamo a pranzare in Hospitality e poi via con il gran finale con la MotoGP.
Allora è finita la corsa, quindi in questo momento andiamo a vedere un po' cosa succede dentro il paddock a fine corsa, vediamo di scoprire qualche segreto. Questo qui, per chi non lo sapesse, è il camion dove i piloti vanno dentro per fare le conferenze stampa, tipo quella del giovedì oppure quella della domenica dove li stiamo per vedere tra poco. Allora, qua ci sono un po' di piloti, Acosta, Rins, qua dietro Raul Fernandez. Io qua mi ci sono imbucato, però è un momento particolare che in televisione non vediamo nel dettaglio. Dal giovedì alla domenica i piloti, come sappiamo, li vediamo davanti alle telecamere, ma non solo. Alla fine della giornata vanno al cosiddetto media scrum. È un momento molto più diretto e meno formale, dedicato ai giornalisti della carta stampata e delle agenzie. In pratica i piloti vengono circondati dai giornalisti che li tempestano di domande, tutti vicini, con taccuini e registratori alla mano. Infatti il termine scrum, oltre che derivare dal rugby, significa proprio mischia, e come vi dicevo mi sono imbucato e ho visto quasi tutti i piloti praticamente. Alziamo un po' il volume. Creo que si no hubiéramos hecho podio, hubiéramos creo que recortado distancia a Alex en cierto momento, porque ha sido, quitando Marc y Marco, que sí que han mantenido el ritmo, Alex ha caído un poco más, pero bueno, lo que te digo, son cosas che passano ya. Sono più le piccole cose che fanno la differenza rispetto a quelle grandi, quindi vediamo e basta. Dopo i collaudatori so che proveranno anche altro e vediamo. Because I think my start was not very good. The first corner and the first sector was correct. No, ancora c'è da provare, perché comunque noi quest'anno abbiamo lavorato sempre molto bene, in modo preciso e... Allora, se siete arrivati fino qui vi ringrazio, perché questo video, per quanto ne è venuto fuori, è stato concepito come un film, non solo un vlog di 3 giorni, e vi chiedo di prendervi qualche minuto perché è importante per me e magari lo sarà anche per qualcuno di voi. È sempre un sogno entrare nel paddock della MotoGP. Io ho realizzato di entrarci per la prima volta nel 2023 al Mugello, per poi esserci sempre andato nelle tappe italiane fino ad oggi, tranne al Mugello di quest'anno che ero impegnato coi trofei Motestate, ma Misano lo conosco come le mie tasche, dal 2012 che ci vado, e sono sempre andato di venerdì perché costava poco e non potevamo permetterci il sabato o la domenica. Solo una volta ero andato di sabato, l'ultima volta di Valentino nel 2021. Però è sempre un sogno entrare, perché fino ad ora arrivavo sempre un po' ogni anno all'ultimo senza avere la certezza di esserci. Forse da questo momento posso avere una presenza fissa un po' quando voglio, ed è solamente grazie alla mia produzione di contenuti sui social, non esiste nient'altro. Io, se sono entrato qui dentro oppure ho fatto tantissime altre esperienze che vi mostro sui miei social, che sia questo canale oppure quello dedicato al calcio oppure su Instagram e TikTok, è solamente grazie al mio lavoro, se così vogliamo chiamarlo. E grazie a questo, da un po' di tempo a questa parte, sto riuscendo anche ad aumentare la mia indipendenza anche dal lato economico, che voglio che si stabilizzi al più presto, perché da quest'anno sono praticamente quasi diventato un creator a tutti gli effetti, con piani di programmazione, scrittura, montaggio, idee sempre prefissate. Tutto io, al momento. Tutte cose fatte con un ordine e un senso. Magari prima mi tenevo un po' tutto in mente, anche perché facevo più video brevi. Adesso che ho iniziato a fare anche i video lunghi c'è un metodo di lavoro diverso, però come tutte le cose richiedono impegno, sacrificio, dedizione, costanza e tutto il resto. Io sono la prova che i sogni si realizzano, e non lo dico da arrogante, ma perché lo dico proprio perché la persona che vedete nei video è la stessa che vedete in discoteca, al calcetto, al bar a bere una birra o una Coca Zero, vabbè, perché adesso l'alcol un po' l'ho tolto. Non ho filtri, e come dicevo prima, se sono riuscito ad avere delle possibilità e delle esperienze in ogni ambito è solo grazie a quello che faccio sui social, e perché lo volevo. Io ogni cosa che voglio la raggiungo sempre, e se non l'ho ancora raggiunta la raggiungerò, perché vuol dire che in quella cosa ci credo e voglio ottenerla. Sono la prova che i sogni si realizzano, perché io vengo dal nulla, da un paesino della montagna in provincia di Reggio Emilia che conta 5.000 abitanti se guardiamo l'epicentro, poi se contiamo tutti i paesi fuori staccati di qualche chilometro arriva anche a 10.000 circa. Vengo da una famiglia medio-bassa che punta di più verso il basso, dove c'erano anche dei momenti in passato dove si faticava ad arrivare a fine mese, quindi fai dei sacrifici, poi si è trovata una stabilità e ok, ma le parole ricchezza, raccomandazione, tutte quelle cose a me non mi appartengono, non ho mai avuto nulla di quelle cose. Ma questo
Questo per dirvi che io non è che vado nel paddock oppure vado allo stadio a vedere il Milan a fare contenuti perché ho il cugino che conosce Tizio, lo zio che conosce quello, no, zero. Io non ho conoscenze di principio e non le ho mai avute, ma semmai i giusti contatti me li sono fatti io con il mio lavoro, perché posso proporre qualcosa e arrivare facendo qualcosa che ti appassiona, per cui ci tieni, è una cosa che rende senso a tutto questo processo, ti dà più gusto arrivarci col tuo lavoro, anche sicuramente è un processo più lungo. Però io sono sempre stata una persona che sta bene con se stessa, sto benissimo con me stesso, mi piace avere i momenti dove sto solo per i miei, poi chiaro, in compagnia è più bello, sono contentissimo della mia vita sociale, che siamo dei patacche che ci divertiamo in giro. Si fa serata, i calcetti, tutte le cose. Non ho dei bisogni particolari perché vivo il presente nel chill, andando avanti, facendo le cose che mi piacciono di più, però sognando in grande e visualizzando. Queste due cose le ho proprio iniettate dentro me stesso, cioè ce le ho da sempre. Io sogno in grande immaginandomi in posti dove per tutti sembra impossibile, però quello che ho voluto finora l'ho sempre realizzato. E la cosa importante è la fame, la voglia di spaccare, di avere sempre nuovi obiettivi, che quando ne raggiungi uno vuoi subito un'altra cosa. Io sono uno di quelli che non si accontenta mai e che vuole sempre di più. Ma è quell'adrenalina che mi intriga ad andare sempre avanti, che sia una cosa lavorativa, sociale, amorosa, non lo so, in ogni ambito, dove c'è carica e quell'impulso che ti spinge a dare il massimo e migliorarti ogni giorno cercando di costruire la versione di te stesso oppure di me stesso. Per la mia prima volta nella mia vita, a 22 anni, ne farò 23 a ottobre, mi sono detto a un certo momento che certe cose non mi stessero girando bene ed è successo quest'anno da fine marzo a fine giugno circa, tranne i contenuti. Quelli andavano bene e sono contento perché metto sempre me stesso al primo posto e guardo sempre il lato positivo nelle cose anche se è piccolino. Non è un discorso egoista, però prima c'è il benessere di me stesso e poi le altre cose. Quindi sì, per varie cose, tranne i video ho avuto 2 mesi un po' difficili per cose personali che intaccano un po' il nostro interiore e altre cose, ma non approfondisco. Infatti mi ritrovavo, no, nelle parole di Bagnaia quando parlava di momenti difficili oppure quelli di Bastianini, capito? Cioè sicuramente è stato un periodo no, ma lo riconoscevo e mi dicevo uscirò sicuramente, cerco di andare avanti comunque nel presente facendo sempre cose perché è importante non perdersi, avere la consistenza che un giorno possa essere al 10%, l'altro al 50% e poi al 30% e pensavo che c'erano comunque cose peggiori e che il mio momento era sì un momento difficile ma allo stesso tempo pensavo che c'era chi stava molto peggio e io sì, pur avendo un momento così ho pensato a chi sta peggio e quindi si va avanti. Però mi dicevo che ne sarei uscito ed a inizio giugno, guarda caso con l'inizio dell'estate, sentivo di stare rinascendo, come Bastianini, che anche lui ora è tornato alla bestia e piano piano sono cresciuto e cambiato. Mi dicevo proprio dentro me stesso, cazzo ma sono tornato dove ogni giorno imparavo qualcosa e tuttora imparo qualcosa perché non si smette mai di imparare e questo discorso che sto facendo è proprio frutto di quello che ho vissuto quest'anno finora perché non è ancora finito. Col senno di poi vi posso dire che noi dobbiamo amare i momenti difficili, da un lato anche goderseli perché sul momento non ci pensiamo ovviamente, ma sono quelli lì che ci fanno crescere, ci fanno imparare, dalle vittorie non impari nulla, ma dalle sconfitte, fallimento, momento no, chiamatelo come volete, sì, c'è tutto da imparare ed è lì che si fa un click e soprattutto ringraziate ogni cosa e ringraziate chi e cosa vi ha fatto passare un momento difficile e poi non dite mai perché è successo a me, non fatevi cascare il mondo addosso, ma piuttosto dite è successo a me perché è una prova, perché il caso non esiste, tutto succede per una ragione e fa parte di un processo. Vi sto trasmettendo un po' la mia esperienza e non dico queste cose come se fosse la classica clip motivazionale che si vede su TikTok, no, queste sono parole che provengono dalla mia esperienza e spero che un giorno possano essere anche di ispirazione per qualcuno di voi che sta guardando questo video. Se qualcuno poi vuole venire a rompere i coglioni, che lo faccia pure, perché io ho bisogno di commenti dove c'è uno che critica, rosica e altro, perché è una di quelle principali benzine che uso come energia per raggiungere i miei obiettivi, perché se uno non parla di te o non ti critica vuol dire che su di te non c'è quel pepe, quell'attenzione giusta e in questo bisogna essere forti mentalmente perché una personalità magari più debole si fa piegare, ma non bisogna piegarsi perché è da perdenti. Sono arrivato da verso fine agosto ad oggi che dentro di me c'è una grande carica, una grande fame, ancora di più di quella che avevo normalmente, un'adrenalina maggiore nel volerci prendere tutto in ogni ambito della mia vita. Voglio mettere ancora di più dei tasselli ovunque e quando uno sa che il tempo è dalla sua parte, cioè che ognuno ha il suo tempo e che la vita non è una gara e dentro di sé sa che ce la farà, niente lo potrà fermare perché nulla è impossibile e non è mai troppo tardi.
Io ringrazio la situazione che mi ha portato ad avere un momento no, perché ho imparato, sono cambiato, sono una persona diversa che è migliorata e cresciuta, ancora più forte di prima. Se era al 200%, ora è al 300%. Impegno, costanza, sacrificio, dedizione, lavoro costante, resilienza, determinazione, lungimiranza, sognare in grande perché non costa nulla, tenere allo stesso tempo i piedi per terra, umiltà e non arroganza, credere in se stessi, visualizzare, essere positivi e tante altre di queste cose sono secondo me caratteristiche che secondo me mi contraddistinguono e che uso ogni giorno per andare avanti e cercare di creare una migliore versione di me stesso, perché la vita è solo una sfida tra noi e noi stessi, tra noi e la nostra mente. Stop. In questo video ho cercato di portarvi il più possibile dentro il paddock, fingendomi anche un giornalista per trasmettere un po' la passione e quello che si vive dentro il circus, anche per chi, come me, quando era piccolo, adolescente, sognava di entrare qua dentro. Magari qualche scena sia un po' ripetuta, tipo quella della pit lane, però è anche per farvi capire che ogni minuto può succedere qualcosa e si può scoprire qualcosa. Sicuramente cercherò di migliorare con la qualità e altre cose. Spero comunque di avervi portato dentro il più possibile, che sia stato comprensibile soprattutto. Quello che vi dico è che io sono la prova che ogni sogno si realizza, perché appunto io vengo dal nulla, non ho le cose della bella vita che molti ostentano sui social, ma ogni cosa la realizzo, che sia ogni ambito possibile della mia vita, ma bisogna crederci veramente. Ci vorrà il suo tempo, ma se uno non è attaccato al risultato, cioè di come e quando arriva e sta bene dentro con se stesso, capendo che comunque un giorno ce la farà a prescindere, è lì che fa bingo. La chiave è stare bene con se stessi, senza farsi abbattere, perché se uno vuole una cosa, la ottiene sempre. Basta crederci, e che la sigue sempre la consigue. No dai, il video non poteva finire così seriamente. Da questo rumore grandioso un saluto e un abbraccio dolomitico. Bianchina persa. È un vuoto a perdere.